Ciao a tutti ragazzi, il video di oggi parlerà del nostro impianto elettrico, quindi andremo a creare una prima installazione del nostro inverter Li-Time, della nostra batteria da 140 A, del battery monitor, quindi con lo shunt che rileverà tutti i dati del nostro impianto. Quindi andremo finalmente ad assemblare tutto e creeremo una piccola power station che verrà assemblata su questa piccola costruzione in legno che ci siamo precedentemente creati, e andiamo a vedere quindi come installare il tutto e andiamo a fare anche dei test del nostro inverter da 3 kW. Quindi direi di cominciare a farvi vedere tutti gli accessori che abbiamo acquistato per andare ad assemblare tutto quanto l'impianto. Quindi ragazzi, come prima cosa abbiamo acquistato due cavi da 1 metro da 70 mm, quindi dei cavi flessibili in modo tale da poter effettuare i collegamenti molto facilmente, effettuare curve in modo molto semplice. E quindi come prima cosa abbiamo sostituito i cavi che precedentemente ci erano stati forniti con l'inverter, quindi potete vedere la differenza dei cavi, della dimensione. Questo dovrebbe simulare un cavo da 50 e noi abbiamo preso dei cavi da 70, quindi diciamo che abbiamo maggiore sicurezza e quindi maggior raffreddamento del nostro impianto. Abbiamo ordinato quindi anche dei capicorda. La dimensione dei capicorda ricordiamo che è molto importante perché ci deve essere abbastanza materiale in modo da aumentare l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. Una parte fondamentale dell'assemblaggio quindi del nostro impianto saranno anche i fusibili. Per questo abbiamo ordinato un portafusibili che ha alloggiamento per un fusibile grande mega da 300 A. In questo caso utilizzeremo 300 A perché successivamente andremo ad aggiungere altre batterie, e ha anche l'alloggiamento per 4 fusibili MIDI, quindi per i nostri MPPT e altri dispositivi che andremo ad aggiungere. Lo apriamo così faccio vedere come è all'interno. In questo alloggiamento qui andremo a inserire un fusibile da 300 A e su questo lato andremo ad inserire i fusibili MIDI che proteggeranno i nostri MPPT e gli altri dispositivi a 12 volt. Invece di utilizzare un singolo portafusibile per il 300 A, abbiamo pensato di utilizzare direttamente questo ed a rendere questa nostra power station portatile semplice da assemblare. Ragazzi, per quanto riguarda l'assemblaggio di questo impianto ci dovremmo essere. Vi faccio vedere anche cosa andremo ad aggiungere in seguito, che abbiamo già acquistato. Abbiamo preso un MPPT da 130 per collegare un pannello fotovoltaico al nostro impianto, quindi in modo da poterlo ricaricare. Ragazzi, io direi di cominciare a installare tutto quanto. Prima di tutto cerchiamo di capire come posizionare e dove posizionare tutti i dispositivi. Precedentemente ci siamo creati la struttura in legno a misura e quindi non ci rimane che fare delle prove per capire la lunghezza dei cavi, prima di tutto, in che posizione tagliarli, in che posizione inserire tutti quanti i dispositivi. Quindi iniziamo a fare delle prove. Ragazzi, piccolo disclaimer, non siamo elettricisti, l'impianto che state vedendo lo abbiamo studiato attraverso diverse fonti, quindi tutto ciò che facciamo è frutto delle conoscenze che abbiamo acquisito e stiamo semplicemente applicando. Non prendetelo come un tutorial professionale, ma come la nostra esperienza personale. Ragazzi, abbiamo la posizione iniziale del nostro portafusibile per poter effettuare il primo collegamento al positivo del nostro inverter e al positivo della nostra batteria. Ok, scendiamo ad assemblare quindi il portafusibile. Andiamo ad effettuare il foro nella nostra struttura per poter far passare il nostro cavo e collegarlo alla nostra fusibiliera. Però accendiamo l'aspirapolvere perché sennò sporchiamo tutto. Ci siamo messi i guanti perché fa freddo. No ragazzi, ho messo i guanti, questo ho già fatto male e basta. Quindi utilizziamo i guanti. So che non è la cosa migliore, però evitiamo di farci male, no? Primo foro effettuato. Andiamo a calcolarci la lunghezza del nostro cavo positivo. Quindi in questa posizione andremo a inserire il nostro capocorda. Vediamo quanto dover tagliare il nostro cavo. Quindi per questa misura qui andiamo a spellarlo in questo punto qui, facendo attenzione a inserire tutti quanti questi fili di rame. Ok, e ci siamo ragazzi, dovremmo ottenere questo risultato qui. Dobbiamo andare adesso a crimparlo. Quindi ragazzi andiamo a prenderci la nostra crimpatrice idraulica per poter crimpare il nostro capocorda. E due, e andiamo piano piano ad avvicinarci. Una volta posizionato ci andiamo a tenere per bene il cavo pressato, andiamo a schiacciarlo per bene e dobbiamo arrivare fino alla fine. Ok ragazzi, siamo riusciti ad effettuare una prima crimpatura, quindi non rimane che posizionarcelo adesso sulla nostra fusibiliera e capire dove andarlo a tagliare per poterlo collegare al nostro inverter. Ragazzi, manca da inserire la guaina termorestringente che al momento non abbiamo. Se andiamo ad effettuare un altro foro, ci collegherà il capocorda al nostro polo positivo della batteria.
Ragazzi, ci andiamo a effettuare il segno dove dovrà essere tagliato il capo e fino a dove dovrà essere spellato. A posto ragazzi, anche il secondo capo è stato crimpato. Iniziamo quindi a posizionarci e fissarci questo cavo che è già in posizione. Ok ragazzi, andiamo a crearci l'altro pezzettino di capo che andrà alla nostra fusibiliera, quindi al nostro inverter. Ok. Siccome questo assemblaggio è anche una prova per noi e quindi anche per darvi un nostro feedback riguardo l'installazione, anche perché è la nostra prima volta, vi diciamo anche i problemi che stiamo riscontrando nel corso di questo assemblaggio. Allora, uno dei due problemi che abbiamo riscontrato è che nella curva ovviamente rimane del rame visibile dopo aver crimpato i capicorda. Dove abbiamo effettuato le curve, non nella parte lineare, ma qui dove abbiamo effettuato le curve, quindi il cavo è un pochettino più teso, abbiamo questo problema che andremo a risolvere ovviamente con della guaina termorestringente per cavi da 70 mm. Il secondo problema è proprio lui, il nostro portafusibili. Avevamo pensato di utilizzare questo portafusibili per un assemblaggio più semplice. Il fatto è che con un capocorda da 70 mm non si chiude, quindi va ad urtare e non riusciamo a chiudere la copertura. Quindi dovremo andare successivamente a sostituirlo. Per il momento lo andremo ad utilizzare perché altrimenti avremmo fatto un lavoro a vuoto. Proseguiamo con l'installazione e vediamo se riusciremo ad assemblare tutto. Quindi per il cavo positivo siamo pronti. Non ci rimane che andare a inserire il nostro smart shunt. Ragazzi, un altro piccolo intoppo. Il nostro smart shunt ha un collegamento capocorda M10 che adesso non abbiamo. Quindi cosa facciamo? Non lo andremo a montare ora, lo andiamo a montare successivamente. Adesso ci creeremo il collegamento dal nostro inverter al polo negativo della nostra batteria e andremo a far funzionare il nostro inverter. Andiamo quindi a inserire i due capicorda M8 misura batteria ed M6 attacco inverter. Abbiamo entrambi i capi crimpati. Andiamo ad effettuare il collegamento al nostro inverter. Ok ragazzi, manca solo da inserire il fusibile e abbiamo tutto montato, quindi il nostro inverter è collegato alla nostra batteria. Ragazzi, siamo pronti per andare a effettuare l'accensione del nostro inverter. Come vedete mi sono messo degli occhialini, i guanti, perché dobbiamo andare ad effettuare prima una pre-ricarica dei condensatori che stanno all'interno del nostro inverter. Quindi ci potrebbe essere una scintilla. La scolleghiamo dalla batteria. Ragazzi, direi di andare a effettuare il collegamento del nostro fusibile. Siamo pronti ad effettuare il collegamento sul polo positivo della nostra batteria. Andiamo quindi ad effettuare una pre-ricarica, andiamo a appoggiarlo leggermente e vediamo se farà la scintilla. E l'ha fatto la scintilla. Adesso abbiamo il nostro inverter carico. Si è caricato così? Eh sì. Ma così si carica un inverter? Ma voi lo sapevate? Sapevate volo? Ragazzi, dovremmo avere il nostro inverter collegato adesso, quindi proviamo ad accenderlo. Allora andiamo a provare l'accensione. Ok ragazzi, l'inverter adesso ha la luce verde, quindi dovrebbe essere acceso. Possiamo andare a effettuare un primo test. Proviamo la sega da banco, proviamo se si accende. Perfetto, questa sega da banco consuma 1200 watt. Ora andiamo a collegare il monitor per il controllo da remoto del nostro inverter in modo da controllare tutti i consumi. Questo lo possiamo montare perché non necessita di capicorda o altro. Mentre lo shunt, sì, basta inserire il cavetto che ci viene fornito, collegarlo nell'uscita del nostro monitor e l'altra parte la colleghiamo al nostro inverter. Però se vorrei effettuare un cablaggio pulito, lo andiamo a incassare nella nostra scocca. Andiamo ad effettuare un taglio, lo incastriamo, lo facciamo uscire e lo colleghiamo qui. Allora ci vede una bella matita gialla, proviamo la posizione e ce lo andiamo a segnare. Ragazzi, andiamo ad effettuare questo taglio. Dove andiamo a collegarlo quindi questo oscillatore? Ovviamente al nostro inverter. Taglio effettuato, creiamo il foro per arrivare al nostro inverter. Pronti per montare il nostro monitor.
Ok ragazzi, abbiamo il monitor connesso. Colleghiamolo nella nostra scocca, cavo posizionato all'interno, andiamo a posizionarcelo. Ragazzi, allora nel corso del montaggio abbiamo quindi il nostro monitor acceso. Il problema cos'è? Che non rileva bene i dati e ci sono delle cose che si visualizzano in modo errato. Però stiamo contattando l'assistenza per capire quindi il problema. Anche se noi abbiamo il battery monitor a parte che collegheremo successivamente, vogliamo comunque capire come poter risolvere questo problema nel caso in cui chi acquista l'inverter senza acquistare il battery monitor e si trova questo monitor e questo problema sa come poterlo risolvere. Quindi per il momento noi aspettiamo la risposta dell'assistenza e proseguiamo a inserire il salvavita per il nostro inverter. Quindi lo andremo a posizionare e lo andremo a collegare in modo da avere anche un altro passaggio completato. Ragazzi, visto che sta uscendo un bel lavoretto, non ci andiamo ad accontentare, quindi che andiamo a fare? Andiamo a tagliare una tavola per andare a migliorare la struttura per poter posizionare nel modo corretto il nostro salvavita. Quindi andiamo a tagliare la tavola che poi andremo ad assemblare. Abbiamo aggiunto un nuovo pezzettino per andare a inserire il nostro magneto termico e lo andiamo a posizionare in questo modo. Ci andiamo a effettuare il collegamento nella parte sottostante e verrà tutto un lavoro pulito. Ragazzi, è passato un giorno e noi abbiamo fatto altre modifiche. Abbiamo eliminato il monitor inverter remote control. In attesa che l'assistenza ci dia delle indicazioni, noi andremo a sostituire la parte che abbiamo tagliato in precedenza con un altro foro e abbiamo inserito le nostre prese. Abbiamo anche il nostro salvavita che abbiamo già provato e funziona correttamente. Abbiamo effettuato il test e funziona. Dobbiamo solo andarlo a collegare del nostro inverter e alle nostre prese in modo da poter far funzionare questa power station. Quindi ragazzi, ci siamo muniti di un cavo da 2 per 1,5, lo andiamo a collegare al nostro salvavita. Andiamo anche a crimpare dei puntalini in modo da avere un lavoro più pulito. Andiamo ad effettuare un foro per poter arrivare con il cavetto all'uscita del nostro inverter. Ok ragazzi, siamo arrivati all'uscita, andiamo a spellare il cavetto e andiamo a collegarlo. Ragazzi, c'è un attacco un pochettino scomodo, quindi ci andiamo a inserire degli occhielli per fissare in modo più corretto il nostro cavo. Ok ragazzi, sono molto soddisfatto del collegamento perché è una parte molto difficile e molto angusta. Come potete vedere ragazzi, con gli occhielli abbiamo effettuato un collegamento molto pulito. Quindi adesso che abbiamo il nostro salvavita collegato, andiamo ad accendere il nostro inverter e facciamo un test. Ok, inverter collegato ragazzi, andiamo ad effettuare il test del nostro salvavita e lui funziona alla perfezione. Non ci rimane che andare a collegare i cavi nella parte sottostante del nostro salvavita al nostro modulo prese che andremo ad inserire. Ragazzi, quindi adesso andiamo a collegare un cavetto che va dalla nostra presa al nostro salvavita. Ci siamo già preparati il cavetto, lo andiamo a collegare. Ovviamente facciamo anche delle prove nel mentre per capire se possiamo andare a lavorare sotto il nostro salvavita in modo sicuro. Quindi ragazzi, adesso non abbiamo corrente in questo punto, mentre sopra sì. Direi comunque di chiudere tutto quanto per sicurezza e di andare a collegarci il nostro cavetto. Ok ragazzi, ci siamo, come potete vedere abbiamo isolato con i puntalini per bene tutti quanti i cavi, quindi non ci rimane che andare a fissarci il nostro modulo presa sulla nostra struttura. Ok ragazzi, abbiamo anche il nostro modulo prese collegato.
dovrebbe essere tutto funzionante. Tutto funzionante, tutto funzionante. Quindi diciamo che possiamo andare ad accenderlo adesso e provare il nostro modulo prese. Ragazzi, che strumento migliore per andare a provare la nostra Power Station? Ci troviamo un fono da carrozziere che assorbe circa 2000 watt al picco massimo, c'è scritto qui, poi vediamo, ora andiamo a controllare tramite l'applicazione DaliTime, visto che non abbiamo il monitor. Quindi lo andiamo a collegare e vediamo sia se il nostro modulo prese funziona, sia quanto andrà a consumare il nostro fono e se le ventole del nostro inverter si accenderanno. In realtà con la batteria che abbiamo, ragazzi, non possiamo andare a testare realmente il nostro fono, dovremmo tenerlo alla prima potenza perché noi con questa batteria possiamo arrivare a circa 1700 watt e siamo proprio al limite. Per superare i 1700 watt dobbiamo aggiungere un'altra batteria o cambiare batteria e prenderne una con più amperaggio. Andiamo però a provare se il nostro foro funziona. Accendiamo ovviamente l'inverter e accendiamo i motori. No, ragazzi, non funziona. Ma perché non funziona? Perché c'è il nostro salvavita staccato. Quindi andiamo ad attaccarlo. Allora stacchiamo il fono, accendiamo il salvavita. Dovremmo esserci. Il fono dovrebbe funzionare. Ok ragazzi, si accende, dobbiamo aprire l'applicazione LiTime e vedere quanto assorbe questo fono per capire quanto possiamo tenerlo acceso. Ok ragazzi, applicazione LiTime accesa, andiamo adesso ad accendere il fono e vediamo cosa succede. Ok ragazzi, abbiamo la batteria al 99%, ora effettueremo una registrazione schermo e andremo ad effettuare un test del nostro fono. Quindi andremo ad accenderlo, vedremo i consumi e vedremo quanto possiamo spingerci oltre. Ok ragazzi, accendiamo il fono. Siamo a 1050 watt, 82 ampere di assorbimento, abbiamo ancora una capacità di 137 ampere, la batteria in questo momento è alla temperatura di 14 gradi. Andiamo ad effettuare una prova con la seconda potenza del nostro fono. È arrivato a 2000 watt. Allora ragazzi, come potete vedere, io sto andando a spegnere manualmente il fono perché ho visto che assorbe oltre 2000 watt. Il nostro inverter regge tranquillamente l'assorbimento, la nostra batteria lo sta reggendo anche. Vediamo fino a che punto e fino a quando si interromperà l'energia, vediamo cosa succede. Ok ragazzi, abbiamo notato che si accendono le ventole del nostro inverter quando la potenza supera i 2000 watt. La batteria riesce ad arrivare a 1920 watt ragazzi. Stiamo notando che riesce anche a tenere tensioni maggiori. Ragazzi, si è attivato il BMS, la nostra batteria è andata in protezione, quindi in questo caso abbiamo anche testato la sicurezza del nostro BMS e funziona alla perfezione. Sapevo che andava a spingerla oltre, ma l'abbiamo fatto intenzionalmente per farvi vedere che il BMS funziona correttamente. E ora ragazzi, il BMS è tornato alla normalità, quindi possiamo continuare ad effettuare altri test. Ok ragazzi, test normale a una potenza 1050 watt, 82 ampere di assorbimento, 97% di batteria, stiamo scaricando e non abbiamo alcun minimo segno di sforzo da parte del nostro inverter. Le ventole non si stanno accendendo, mentre abbiamo notato che arrivando a 2000 watt automaticamente l'inverter accende le proprie ventole. Ovviamente ragazzi il livello di carica si sta abbassando pian piano, ma se teniamo questo andamento possiamo vedere che il tempo di utilizzo è circa di 2 ore. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati alla conclusione di questo impianto perché siamo andati a prendere il capicorda 70 mm foro M10 per andare a installare il nostro smart shunt con il suo battery monitor in modo da monitorare tutti quanti i consumi del nostro inverter e non utilizzare più l'applicazione. Quindi ragazzi, come prima cosa andiamo a scollegare il cavo negativo, successivamente andremo a scollegare anche il positivo in modo da isolare la batteria e lavorare in sicurezza sul nostro cavo negativo per inserire il nostro smart shunt. Ok, andiamo a isolarli. Ok,
Ok, ci andiamo a scollegare il nostro cavo negativo, ci andiamo a prendere la misura dove vogliamo inserire il nostro smart shunt. Io direi di andarlo anche a posizionare, quindi prima il nostro smart shunt, dobbiamo anche cercare di permettere alla batteria di sollevarsi, quindi lo andrei ad inserire qui. Direi più o meno che questa è la posizione corretta. Ovviamente andiamo a controllare bene dalle istruzioni prima di andarlo a installare. Quindi dove troviamo la dicitura B tratteggiata, sappiamo che il nostro polo negativo dalla batteria dovrà essere collegato qui. Successivamente lo andremo a ricollegare al lato opposto, dove abbiamo la P tratteggiata. Uniamoci l'invitatore e andiamo a fissarcelo. Ok ragazzi, una volta che abbiamo trovato la posizione, possiamo andare a capire come tagliare il nostro cavo e andare quindi a crimpare il capicorda nella posizione corretta. Andiamo a tagliare il nostro cavo. Ok. Andiamo a spellarcelo ragazzi. Ok ragazzi, una volta pronti controlliamo in che verso andarlo a crimpare. Una volta che abbiamo capito la posizione passiamo quindi alla crimpatura. Quindi posizioniamo il nostro cavo, inseriamo il nostro capicorda. Quindi ragazzi, una volta che ce l'abbiamo in posizione ci andiamo a segnare la posizione corretta in modo tale da sapere che lo stiamo crimpando nella posizione giusta. Ora possiamo andare a crimparlo. Abbiamo il nostro cavo pronto, il nostro primo cavo pronto, perché ora manca quello che collegherà il nostro inverter. Vabbè, intanto andiamo a collegarci questo e controlliamo di aver fatto tutto correttamente. Ok ragazzi, ci siamo, andiamo a fissarci il primo capicorda sul nostro smart shunt. Ci siamo, quindi primo cavo pronto, andiamo a crimparci quindi il secondo. Allora, l'unico dubbio che ho in questo momento è di andare a effettuare una curva per uscire da quest'altra parte, perché se noi poi andiamo a creare una carcassa per chiudere la nostra power station, questo cavo ovviamente non può stare fuori, quindi direi di andare a effettuare un foro qui per poter passare il nostro cavo e collegarlo al nostro smart shunt. Ragazzi, cambio programma, abbiamo effettuato un foro in modo tale da poter passare qui, vediamo se riusciamo. Ok, questo cavo è molto flessibile, quindi ci permette di effettuare agevolmente tutte queste curve e siamo riusciti nel nostro intento. Quindi ora possiamo andare a prenderci la misura corretta e andare a effettuare finalmente il nostro secondo taglio. Ok ragazzi, ci siamo finalmente. Ecco qua ragazzi, che ve ne pare? Io mi sento molto soddisfatto del lavoro fatto. Molto pulito, i cavi non vanno a sovrastarsi, ognuno va per fatti suoi e ci dovremmo essere. Stavo notando una cosa, sono andato ad avvitare la piastra alla nostra parete. L'unica cosa è che qui noi dobbiamo andare a inserirci il cavetto, qui dietro noi abbiamo un foro, dobbiamo svitare queste vitine piccoline e inserire un cavetto che darà alimentazione al nostro smart shunt tramite il positivo della batteria. Quindi vediamo adesso se riesco a inserire il cavetto senza andare a smontare tutto. Se anche voi state installando questo dispositivo in una posizione del genere, dovete prima collegare il cavetto, altrimenti dovete svitare tutto come me. Allora proviamo a inserirlo senza smontare tutto. No ragazzi, abbiamo svitato la piastrina, dai, sembrava più complicata la cosa. Ok, allora ce lo andiamo a stringere e lo andiamo a rimettere al suo posto. E ora ci siamo. Questo qua andrà sul cavo positivo della nostra batteria, quindi mettiamolo da parte per il momento perché ci dobbiamo andare a collegare il monitor e capire come far passare il cavo. Allora ragazzi, prendiamo il cavetto del nostro monitor e vediamo come andarlo a passare per fare un collegamento pulito e dove andare a posizionare il monitor. Ok, ovviamente il monitor lo andremo a posizionare nello spazio che ci è rimasto, quindi in questo punto qui. Volevo anche dirvi che per quanto riguarda il problema del monitor che avevamo, quindi sull'altro monitor, ovvero questo monitor ragazzi che viene fornito insieme all'inverter, l'assistenza ci ha detto che se volevamo risolvere il problema dovevamo rispedire l'inverter insieme al monitor, perché questo prodotto non può essere separato dal monitor stesso, quindi avremmo dovuto rispedire l'inverter e farci rispedire un inverter con un monitor funzionante, quindi per risolvere il nostro problema. Il fatto è che noi abbiamo lo smart shunt che stiamo andando a inserire, ci risolve questo problema e quindi abbiamo evitato di rispedire l'inverter. E nel caso voi aveste questo problema, la procedura da fare è questa. Ragazzi, una volta che abbiamo il taglio, dobbiamo andare a effettuare il foro per il collegamento del monitor e andiamo a ricollegare tutto quanto. Ragazzi, foro effettuato, dai, non ci manca che collegare il nostro monitor e il cavo positivo dalla nostra batteria e ci siamo. 6 metri di cavo ragazzi, 6 metri di cavo. In questo caso sono troppi. Monitor, colleghiamoci, posizioniamolo. Ok ragazzi, colleghiamo il polo positivo dalla nostra batteria.
ci siamo, andiamo a stringere tutto. Ragazzi, non mi piace l'idea che questo cavetto passa vicino al negativo, quindi cosa facciamo? Lo andiamo a spostare in un'altra posizione. Ora il cavetto, ragazzi, passa dove passa il cavo positivo della batteria, molto più pulito, direi. Ragazzi, è ufficiale, abbiamo la nostra Power Station online. Quindi abbiamo tutto collegato, abbiamo anche il monitor che rileva i dati del nostro impianto. Una volta collegato qualsiasi dispositivo elettrico, possiamo andare a vedere e a controllare tutto quanto il consumo, minuto per minuto. Abbiamo tutto il nostro modulo prese funzionante, quindi possiamo collegare vari dispositivi contemporaneamente. Ragazzi, una volta terminato l'installazione, abbiamo il nostro monitor che non rileva la percentuale della batteria in questo momento, quindi dobbiamo andare all'interno delle impostazioni e modificare alcuni parametri. Per farlo dobbiamo andare a tenere premuto il pulsante delle impostazioni per alcuni secondi. Una volta entrati dobbiamo inserire la capacità della nostra batteria. Adesso noi abbiamo 140 A come potenza, quindi andiamo a cambiare questi parametri. Ok, possiamo passare al passo successivo, che si tratta del voltaggio. Allora, noi abbiamo 14,4. Ragazzi, l'altra impostazione serve per far rilevare al monitor quando la batteria è molto scarica, quindi andiamo a impostarci 11,2 volt. Sull'ultima impostazione serve a non far spegnere il display anche se la batteria è molto bassa. Quindi andiamo a impostarci 10,5. E ci siamo. In questo momento il monitor non rileva ancora la capacità della nostra batteria. Dovremmo andare a ricaricare la nostra batteria al 100% e attendere per far rilevare al monitor la batteria, per poi premere la freccia in su per 3 secondi. Proviamo adesso e vediamo cosa succede. Ok ragazzi, siamo riusciti a configurare il nostro monitor. Abbiamo la capacità della nostra batteria, gli ampere residui, la durata di quanto può durare la batteria con questo consumo, ma ora stiamo consumando praticamente 10 watt, che sarebbero 0,79 ampere, il consumo di questo monitor, quindi praticamente nulla, e possiamo anche vedere la tensione in questo momento della nostra batteria. Dopo tutto questo sforzo andiamo a vedere come si comporta la nostra Power Station. Ok ragazzi, abbiamo collegato il fono ad aria calda, andiamo ad accenderlo e vediamo i consumi in modo istantaneo grazie al nostro monitor. Ragazzi, possiamo vedere che stiamo consumando 1 kW, quindi 81 ampere a 12,5 volt. Ok, vogliamo vedere adesso se abbiamo del calore in qualche punto. Ok, anche qui è molto freddo, abbiamo molto freddo, molto freddo, molto freddo, freddo. Ok ragazzi, abbiamo tutto molto freddo. Andiamo a provare anche qui. Tutto molto freddo. Stiamo continuando a consumare 1 kW, tutto nella norma. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Ragazzi, il nostro fono sta ancora andando, il tempo di utilizzo si è stabilizzato. Con questa potenza noi potremmo tenere il dispositivo acceso 1 ora e 38 minuti. E quindi ragazzi, io direi che possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro eseguito. In seguito andremo ad inserire anche il nostro MPPT per poter ricaricare la nostra batteria, quindi il nostro impianto autonomamente, così da avere un impianto totalmente off-grid, da poter utilizzare praticamente ovunque. Quindi possiamo utilizzarlo magari per andare a lavorare all'esterno, possiamo utilizzarlo per andare in giro anche con la nostra macchina, quindi portarlo con noi. Scriveteci nei commenti se volete che camperizziamo la nostra macchina e portiamo insieme a noi il nostro impianto. A 350 like camperizzeremo la nostra macchina e ci porteremo il nostro impianto per provarlo nella vita reale. Vi ricordo che sotto troverete i link per tutti quanti i componenti che abbiamo utilizzato per creare questo impianto e troverete anche il codice sconto per tutti i dispositivi Litime. Per tutti gli altri dispositivi avrete i link Amazon. Con questo direi che è tutto, grazie per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!